Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, a me piace tantissimo fare i video in macchina perché ho il tempo di guidare, mi rilasso e poi parlo con voi. Mi viene più spontaneo, mi viene molto più semplice. E allora, parliamo di auto elettriche, parliamo di prezzi, parliamo di limiti attuali. Allora, oggi ragazzi, il problema delle auto elettriche di oggi, come vediamo, come sappiamo tutti, qual è? Il prezzo, ragazzi, il prezzo. Perché non è diciamo diffusa in larga scala? Uno, perché ancora non è apprezzata, va bene, ma quello basta che la vedi, basta che ti interessi e l'apprezzi. Due, il prezzo. Il prezzo è il problema più grosso delle auto elettriche oggi. Infatti anche con amici abbiamo tante volte discussioni, parliamo del più e del meno, e infatti tanti mi dicono: senti, a me l'auto elettrica potrebbe anche piacere, però il problema stretto è che costano troppo. Cioè, io prendere 70-80 mila euro, 50, 60, anche 40, anche 30, perché ce ne sono di varie fasce, di vari modelli, di varie case costruttrici. Però dico, già 30.000 euro, la più economica, che potrebbe forse essere una Peugeot, la nuova Peugeot 208 elettrica, mi pare che sta intorno alle 30 e qualcosa. Però ragazzi, cosa ti danno? Ti danno una bella estetica, perché onestamente mi piace, però come pacco batterie poco. A confronto, è vero, di una Tesla Model 3 e niente. Lì ragazzi hai un pacco batterie molto più grosso, però è normale che costa di più. Perciò io non posso neanche dire vabbè, non c'è problema, mi prendo un'auto elettrica, la più economica, e ciao, è sempre elettrica, Ragazzi, se vi basta l'autonomia che ha quell'auto elettrica, sì, per l'uso cittadino, e allora ci può stare. Qualsiasi pacco batterie può andare bene, perché per chi fa uso cittadino vuol dire che non deve fare lunghe percorrenze, e che se va, fa la spesa, torna a casa, esce di nuovo, va a comprare un'altra cosa, va dalla ragazza, dal ragazzo, ritorna a casa, la mette a caricare e non c'è problema. Ora, cosa loro devono fare urgentemente? Ma già ragazzi, si muove qualcosa, perché negli ultime settimane stanno stanziando tanti di quei soldi, ma non una casa costruttrice, tutte ragazzi, tutte, Volkswagen, Fiat, FCA, Hyundai, Kia, Ford, Tesla stesso, stanno stanziando soldi a perdere. Hanno fatto anche un gruppo, non mi ricordo quale casa costruttrice era, forse l'Audi o Mercedes, non mi ricordo, ha fatto un gruppo di professionisti, ha creato questo gruppo di professionisti incaricato di trovare la batteria, di inventare, di costruire, di brevettare la batteria del futuro, che deve essere semplice, economica, durata, cioè capacità, rapporto peso capacità molto alto, e in più tanti cicli di vita. E hanno dato carta bianca, cioè gli hanno detto: non avete problemi di budget, potete acquistare quello che volete, potete sperimentare quello che volete, l'importante è che a fine sperimentazione voi mi portate una batteria che possa essere di uso nelle vetture e che possa essere differente da quelle attuali,
ora in questo momento nel 99% dei casi vengono utilizzate celle lidio o 18650 o 21700, sia per quanto riguarda le auto che per quanto riguarda anche i monopattini, le bici elettriche, gli scooter elettrici. Ora loro cosa devono fare? Uno, finanziare soldi nella ricerca, ma soldi è come stanno facendo, a non finire, così danno lavoro alla gente, innovano e portano miglioria alla tecnologia. E per finire, ragazzi, devono andare a fare un'auto elettrica con prezzo di partenza, modello più diciamo scadente. Sai che ora c'è per esempio sui benzina, sui diesel c'è il full optional, c'è il modello sportivo, c'è il modello base, perfetto. Un'auto elettrica deve iniziare da 8.000 euro, 7.000 euro, perché ragazzi, se ci facciamo 4 conti, tolto il costo delle batterie, in un'auto elettrica c'è quasi le stesse componenti di un'auto normale, tranne che, attenzione, tutto il comparto motore, e là ci sono soldi, ci sono componenti, ci sono parti importanti e che costano. Perciò se già tu da una vettura per esempio diesel, ok, nuova, togli il motore, solo il motore nuovo quanto vale? Mettiamo il caso un'auto da 17.000 euro, un 1.400 turbo diesel, 100 cavalli, quanto può costare? 4.000 euro, 5.000 euro, 6.000 euro, 7.000 euro solo il motore, e tutte le varie valvole, collegamenti, tubi e tutto ciò che sta nel motore, anche il cambio stesso, e ci sono quelli che poi sono manuali, ci sono quelli che sono automatici, e la marmitta, tutto l'impianto di uscita dei fumi, i filtri, qualsiasi cosa che abbia diciamo a che fare col motore, se noi lo quantifichiamo, quant'è? Un 40, non voglio dire 50% del prezzo dell'auto, ma un 40%, che forse è qualcosa di più, ragazzi, forse è qualcosa di più. Mettiamo un 40%, perciò se già su 17.000 tu ne vai a levare 6.000, 11.000 euro, perfetto, 11.000 euro. Di questi 11.000 euro hai da levare anche il bombolone del gas, se sono a gas, la tanica dove mettere il carburante, un altro paio di centoni se ne vanno, perfetto. Utilizza batterie economiche, perché utilizza batterie del futuro, devono essere economiche, semplici da costruire, da assemblare, perciò devono costare molto meno, almeno la metà di quelle di oggi. Oggi una 18650 al pubblico, metti una 3500, ti faccio l'esempio di una Samsung 3500, può venire a costare anche 6,50 euro, una cella. In un'auto elettrica ce ne sono, quante ce ne sono, per esempio nelle Tesla o anche nelle altre. Invece se tu acquisti, per esempio io aziendale, i miei listini, questi sono ragazzi dati che pochi sanno, io acquistavo celle Samsung a circa 2 euro, qualcosa meno di 2 euro, perché erano 2 dollari e qualcosa. Già vedi la differenza, a privato un prezzo, a produttore, un rivenditore un altro prezzo. I miei numeri non sono mai stati chissà quanto, però una casa costruttrice di auto che va a sfornare migliaia di auto in un anno
e milioni di celle abbattono ancora di più i costi, ragazzi. Perciò tutta questa pappardella per dire cosa? Per dire che l'auto elettrica del futuro, ragazzi, è economica, deve per forza essere economica, deve partire da poco per arrivare per i modelli più sportivi, anche qui poi ci sono, ragazzi, varie discussioni da fare, perché le auto elettriche non saranno più suddivise per motorizzazione come fanno oggi. Oggi ti faccio un esempio: un'auto ti cambiano il motore e te la vendono 1100 diesel, 1200 benzina, 1400 diesel, 1600 diesel, però l'auto, la carrozzeria, le ruote, tutte le altre componenti sono sempre uguali. E nel futuro non sarà così, ragazzi, perché il motore o i motori, se è dual motor, se è 3 motori, se è un motore, varierà solo ed esclusivamente la programmazione, la centralina, il software che pilota i motori. Perché, come già si vede con Tesla Model 3, c'è il modello normale, un motore, poi c'è il modello dual motor, che c'è sia quello normale che quello più spinto, quello con più cavalli, e da uno e l'altro differisce solo la programmazione software. Infatti, se tu da cliente richiedi un aggiornamento, una modifica software, loro te la fanno $2000 e ti fanno prendere 50 cavalli in più. Perciò questo è il futuro. I motori saranno uguali, le batterie saranno standard e tu basta pagare e ti potrai fare anche dopo una vettura più performante. Basta modificare il software, che poi, ragazzi, alla fine non è neanche vai lì col saldatore, con le chiavi, con le pinze, smonti. No, ragazzi, è da prendere un connettore di un computer, connetterlo nell'OBD, che è OBD, che è quella porta di comunicazione con l'esterno che tutte le auto hanno, che solitamente è sotto lo sterzo. Connetti il computer lì, ciao, e hai fatto l'aggiornamento. Dove oggi nelle auto normali fanno le modifiche, le rimappe, entrano, diciamo, nel sistema diagnostico della vettura, in quel modo loro faranno l'aggiornamento, cambiando alcuni parametri, ti aumenteranno di quanto vuoi, perché io lo so, i motori elettrici, ragazzi, come avete visto in qualche video fa, ho fatto un video dove vi facevo vedere che i motori elettrici non hanno limiti, o quasi. I limiti fisici sono il software, perché più alimentazione dai a quel motore, lui più gira. Ovviamente poi può riscaldare qualcosa in più e diciamo direttamente proporzionale consumerà più energia, perché è vero che quello stesso motore sovralimentato ti genera più potenza, perciò più rotazione, più velocità, ma è pur vero che quello stesso motore ti consumerà più energia. Per questo Tesla ha fatto, diciamo, ce l'ha già di suo implementato, loro li chiamano step up. In poche parole sono dei congegni elettronici che vengono azionati, ma non solo in Tesla, in tante altre auto elettriche. Questi step up cosa fanno? Innalzano la tensione, mandano a botta di alimentazione al motore, che immediatamente inizia a girare molto più forte e hai molto più scatto, molta più partenza. Questo quando, ragazzi, quando devi fare un sorpasso, per esempio sei in autostrada a 100 km/h, devi fare un sorpasso, cosa fai? Acceleri. Nei motori a benzina cosa succedeva?
si faceva passare più benzina, più carburante e il motore faceva più giri e l'auto camminava più veloce. Nelle auto elettriche invece cosa succede? Il step up mandano tensioni altissime, mandando tensioni altissime il motore gira più forte, hai più coppia, più scatto e l'auto vola. Questo non è una novità, questo lo sanno tutti, lo utilizzano tutti. Ragazzi, per questo video è tutto, vediamo in un prossimo video, parleremo di qualche altra cosa, fatemi sapere voi se avete qualcosa che volete sapere. Sto valutando anche di iniziare a provare a fare qualche diretta su YouTube stesso. Mi serve una webcam, se ne conoscete qualcuna buona consigliatemela, vado a guardarla, la installo sul monitor nuovo e faremo qualche diretta dove rispondo in diretta alle vostre domande. Mi raccomando, iscriviti al canale, importantissimo la campanella ragazzi, importante la campanella. E iscriviti se vuoi anche al canale Telegram delle offerte Fox Tech. Sotto in descrizione hai tutti i link di tutto quello che io ti ho detto, se vuoi info su me c'è anche il sito, eccetera eccetera eccetera. Ciao ragazzi, al prossimo video.